Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questo progetto facilissimo che è una sciarpa infinity ma non infinity. Praticamente cosa significa? Ho realizzato una striscia da 1,20 m e anziché chiuderla ad anello ho voluto mettere due bottoni in modo che si possa usare sia come sciarpina da sottogiacca piuttosto corta oppure si possa girare intorno al collo in questa maniera e dopodiché andare a chiudere con i bottoni. È un progetto davvero semplicissimo e passiamo direttamente all'occorrente. Per questo progetto andrò ad usare questo filato che ho preso in un negozio Kik. È un filato particolare, è sfumato ed è allo spessore irregolare ed è anche un pochino peloso. Per mantenere questa caratteristica andrò ad usare un uncinetto numero 8. Dopodiché avremo bisogno di un ago da lana, un metro da sarta, una forbice e due bottoni che io ho già attaccato allo scaldacollo e un ago più sottile e del filato adatto da poter passare attraverso il foro dei bottoni. Io questo filato l'ho finito, ne ho usato un gomitolo da 100 grammi per uno scaldacollo lungo 1,20 m e largo 18 centimetri. Vi farò il campione con un altro filato che è simile, ma è un altro colore, un po' più scuro, però è lo stesso tipo di filo. La lavorazione è la lavorazione da angolo ad angolo, lavorazione granny da angolo ad angolo. Quindi vado a prendere il mio filo, faccio una catenella ma la lascio aperta, così, non la chiudo. Ne aggiungo 3 che saranno il mio primo punto alto, dopodiché entro nella catenella che ho lasciato aperta e faccio altri 2 punti alti. Vado a stringere la mia catenella e così ho iniziato il mio lavoro. Ora dovremo proseguire ad angolo in questa maniera. Praticamente noi siamo qui, in questo angolo qui. Ora dovremo proseguire facendo aumenti da entrambe le parti. Quindi salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, prendo il filo, entro nel punto che ho subito qua sotto, ne vado a fare altri 2 per un totale di 3. Prendo il filo, vado sull'ultima delle 3 catenelle e vado a fare i 3 punti alti. E siamo esattamente in questa situazione. Quindi salgo ancora con le mie 3 catenelle, prendo il filo, entro nel punto che ho qua sotto e vado a fare il mio punto granny, cioè altri 2 punti alti. Dopodiché vado nello spazio creato tra i gruppi di 3 punti alti e vado a fare i miei 3 punti alti. Fatti i 3 punti alti, vado a prendere il filo, entro nell'ultima delle 3 catenelle e vado a fare il punto granny, che è anche l'aumento, quindi sono 3 punti alti. Il nostro lavoro continua a crescere in questa maniera. Ora proseguiamo sempre aumentando da entrambe le parti, quindi salgo con 3 punti alti, prendo il filo, entro nel punto che ho subito qua sotto e vado a fare gli altri 2. Dopodiché vado a cercare lo spazio
tra i 3 punti alti e faccio 3 punti alti. Prendo il filo, vado nello spazio successivo e faccio 3 punti alti. Prendo il filo di nuovo, entro nell'ultima catenella nell'ultima delle 3 catenelle partendo dal basso, quelle che vanno a sostituire il primo punto alto del giro precedente, e vi faccio i miei 3 punti alti. Vedete che il lavoro cresce ad angolo. Ora andremo avanti, quindi cosa facciamo? Riprendiamo il nostro lavoro, saliamo con 3 catenelle, prendo il filo, vado nel punto che ho subito qua sotto, vado a fare i restanti 2 punti alti, mi sposto nello spazio tra i gruppi di 3 punti alti e vado a fare i miei 3 punti alti. Mi sposto nello spazio successivo, vado a fare 3 punti alti. Vado a cercare lo spazio successivo, faccio altri 3 punti alti. E vado a concludere la riga sull'ultimo punto utile facendo gli ultimi 3 punti alti. E siamo in questa situazione. Ora andremo avanti a lavorare finché non raggiungiamo la larghezza utile, nel mio caso 18 cm, nel vostro caso la larghezza che vi è più adatta. Quindi ci vediamo quando sono arrivata a questa larghezza, praticamente quando questo lavoro sarà largo come questo. Dopodiché vedremo come andare avanti nel costruire questa striscia che non è nient'altro che un rettangolo. Ci vediamo quando sono arrivata qui. Sono arrivata alla larghezza che mi serve, ora dovremo proseguire facendo in modo che la striscia salga dritta in questa maniera, praticamente prendendo la forma rettangolare. Quindi cosa faccio? Da un lato faremo solo diminuzioni, dall'altro solo aumenti. Quindi riprendiamo il nostro lavoro, salgo con 3 catenelle, prendo il filo e qui iniziamo col lato delle diminuzioni, quindi entro nello spazio che ho tra i gruppi di 3 punti alti e vado a fare 3 punti alti. Poi prendo il filo, vado a lavorare gruppi di 3 punti alti per ogni spazio che ho a disposizione fino alla fine della riga. Arrivata all'ultimo spazio utile, lavorato i miei ultimi 3 punti alti, vado nell'ultima delle 3 catenelle e vado a lavorare il mio gruppo di 3 punti alti. In questa maniera abbiamo fatto l'aumento. Salgo con 3 catenelle, giro il mio lavoro e qui farò un altro aumento, quindi entro
nel punto che ho subito sotto e completo il mio gruppo di 3 punti alti aggiungendone altri 2. Quindi le 3 catenelle iniziali più 2 punti alti. Dopodiché mi sposto e vado a lavorare i gruppi di 3 punti alti per tutta la riga. Ci vediamo alla fine della riga e vediamo come diminuire. Qui ho lavorato gli ultimi 3 punti alti, ora siamo nel lato delle diminuzioni e vado a fare la mia diminuzione, quindi non farò nient'altro che prendere il filo, andare nella terza catenella partendo dal basso del giro sottostante e fare un punto alto. Dopodiché abbiamo finito la riga con le diminuzioni, la iniziamo con la diminuzione, quindi facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro, andiamo a prendere il filo e ci spostiamo, quindi qui sotto lo ignoriamo, ci spostiamo nel primo spazio disponibile tra i gruppi di 3 punti alti e vado a fare 3 punti alti. Proseguo facendo il mio punto granny fino alla fine della riga. Ci vediamo quando sono arrivata lì. Sono arrivata in prossimità della fine riga, adesso andremo a finirla. Siamo nel lato dell'aumento, quindi facciamo l'aumento. Entriamo nell'ultimo punto disponibile e andiamo a fare i nostri 3 punti alti. Abbiamo finito con un aumento, inizieremo con un aumento, quindi salgo con 3 catenelle, giro il lavoro, entro nel punto che ho subito qua sotto e vado a completare il mio granny con i 2 punti alti. Dopodiché andiamo a lavorare 3 punti alti per ogni spazio utile finché non arriviamo a fine riga. Sono arrivata alla fine, quindi vado a fare la mia diminuzione. Entro con un punto alto nella catenella e faccio il mio punto alto. Come vedete, il lavoro cresce in questa maniera. Quindi ripartiamo, siamo dal lato della diminuzione, facciamo la diminuzione, 3 catenelle. Prendo il mio filo, salto questo spazio qua, mi sposto nello spazio successivo e vado a lavorare punti alti, i 3 punti alti. E via via in questa maniera andremo avanti a lavorare così. Nel lato dove ci sono diminuzioni faremo solo diminuzioni. Nel lato dove andremo ad aumentare faremo solo aumenti. Andiamo avanti a lavorare in questa maniera finché il lato più lungo, cioè questo, ha raggiunto i centimetri che vogliamo ottenere. Nel mio caso io ho lavorato fino a raggiungere 120 centimetri, però se volete fare una sciarpa senza bottoni o cosa potete andare avanti anche fino a 160. La misura la decidete voi, o se decidete di fare uno scaldacollo non doppio potete fermarvi a 65-70 centimetri. In base a quello che volete realizzare vi fermerete. Quindi vado avanti a lavorare ancora un pochino e ci vediamo dopo. Ho lavorato 2 o 3 righe in più, siccome questo è solo un campione, adesso andiamo a chiudere. Facciamo finta che il mio lato lungo a questo punto è lungo 120. Quindi cosa facciamo? Variamo in questa maniera. Facciamo finta, come dicevo prima, che questo è lungo 120. Ora dovremmo andare a chiudere il nostro rettangolo. Quindi cosa faremo? Faremo solo diminuzioni. Quindi vado a riprendere il mio lavoro. Salgo con 3 catenelle e faccio la mia prima diminuzione. Mi sposto nello spazio formato tra i gruppi di 3 punti alti e vado a farmi i miei 3 punti alti.
Mi sposto nello spazio successivo, vado a farmi i miei 3 punti alti e così finché non arrivo in prossimità della fine riga. Sono arrivata all'ultimo spazio che si è formato tra i gruppi di 3 punti alti, vado a fare i miei ultimi 3 punti alti. Ora prendo il filo, vado nell'ultimo punto utile e farò un solo punto alto. L'ultimo punto utile è l'ultima catenella. E abbiamo fatto la nostra diminuzione. Ora ripartiamo con 3 catenelle e andremo a fare un'altra diminuzione. Quindi giro il lavoro, lascio perdere lo spazio che ho qui sotto, entro in quello successivo e vado a fare i miei 3 punti alti. Prendo il filo, vado nello spazio successivo e faccio i miei 3 punti alti. E lavoro così a punto grenni finché arrivo alla fine della riga. Dopodiché andremo a fare un'altra diminuzione. Sono arrivata all'ultimo spazio, ho lavorato i miei 3 punti alti, ora prendo il filo e vado a fare un ultimo punto alto sull'ultimo punto utile. Come vedete, l'angolo comincia a chiudersi. Ora andremo avanti così facendo diminuzioni fino alla fine, finché arriveremo alla punta. Dopo vedremo come concludere il lavoro. Sono arrivata praticamente alla fine dove manca l'ultimo angolino, vedete? Ho un punto alto, l'ultimo gruppo di 3 punti alti e un altro punto alto che sono le 3 catenelle di inizio giro. Ora andremo a chiudere in questa maniera semplicissima. Quindi salgo con 3 catenelle, prendo il filo, giro il lavoro e vado a chiudere con un ultimo punto alto sull'ultima delle 3 catenelle utili. E così ho concluso il mio rettangolo. Dopodiché, se avete deciso di mettere i bottoni, chiuderete il lavoro, andrete a mettere 2 bottoni, uno su un'estremità e uno sull'altra. Se avete deciso di cucirlo, potete cucirlo e lasciarlo ad anello. Se invece avete deciso di farci una sciarpa e basta, lo lascerete libero. Detto questo, andiamo a vedere il nostro scaldacollo sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.